E Jim nel cuore caldo del profondo sud. E Jim in barca vanno sul Mississippi. E bianco Huck e nero e Jim, ma amici per la pelle fanno tutto a metà. Mille avventure piantatori fanno i predoni dove cacciavano i moicani. Lo showboat con la sua orchestra fa allegria. Ehi, anche Jim. E finalmente si torna in acqua. Le sensazioni che si avvertono sono meravigliose. Sembra sempre la prima volta. E subito delle mormore assolutamente apprezzabili vengono a darmi il benvenuto. Ma io non tiro, perché inizialmente mi piace vedere ciò che il mare offre in quel determinato giorno, in quel determinato momento. Quindi aspetto ancora un po'. Anche perché tirando non vorrei spaventare qualche pesce più grosso che potrebbe trovarsi nelle vicinanze. Di azioni del genere ne susseguiranno tante durante il video, molte documentate, tante altre no, per questioni di tempo. Finalmente giungo nella zona desiderata, i frangiflutti. Sto pescando col sole frontale, come potete vedere, ma con la rema contraria. E quest'ultima la potete capire dalla direzione delle barche, la loro prua rivolta da dove la corrente arriva. Questo è molto importante perché pescando in controcorrente la plancetta si mantiene lontana dal nostro corpo, sempre dietro, non si butterà mai addosso. Ho scelto di fare così per facilitarmi la pescata. Inoltre, aspetto fondamentale è il fatto che pescando in controcorrente avvertiranno meno i pesci la mia presenza, come quando si caccia in controvento per nascondere all'animale che si vuole cacciare i nostri odori e i rumori. Come potete vedere dalle immagini, il mio assetto, la mia pesata è calibrata in modo che io possa leggermente galleggiare pur non pinneggiando. Questo mi garantisce di poter recuperare fiato facilmente e di poter pescare più in sicurezza. Credevo di aver fatto la scelta giusta, ma immersione dopo immersione mi sono subito accorto che non avevo fatto i conti con la mia condizione di salute, che aveva indubbiamente debilitato il mio fisico. Allora ragazzi, la situazione non è delle migliori, perché dopo tutta questa malattia e da 3 mesi che sono fuori dall'acqua non riesco a pescare bene, perché la mia forma è pessima, la mia forma fisica è pessima. Non riuscivo a pescare in controcorrente, quindi a pinneggiare ed ad andare, perché in pratica poi avevo il fiatone, se io pinneggio sempre senza pinneggiare non riuscivo a recuperare, quindi ho deciso di pescare col sole dietro le spalle come al solito e di farmi trascinare dalla corrente e ogni 10 metri, 15 metri scendere giù, quindi senza neanche pinneggiare, perché ragazzi ci dobbiamo sapere adattare in ogni situazione. La mia situazione dopo 3 mesi e mezzo di assenza di pesca, antibiotici, cortisone,
e senza allenamento è praticamente pessima. Quindi se voglio pescare, voglio fare bene, voglio divertirmi, mi devo saper adattare. Quindi ci facciamo trascinare dalla corrente adesso, pescheremo a favore di corrente col sole dietro, ma non andrò nel panico. Fiducioso ragazzi, come al solito. E quindi Ecco, adesso ci siamo. Le mie apnee sono diventate più lunghe. Prima non riuscivo nemmeno a mettere in pratica la tecnica forchetta, che richiede apnee brevissime. Adesso però lo posso fare e posso tornare a divertirmi. Diversi pesci sono stati risparmiati. Questo sarago che si sta avvicinando in basso, ad esempio, era un bel sarago. Ma non ho tirato nemmeno questo, come tanti altri pesci che sono stati risparmiati, documentati e non. Però c'è una cena da procurare e lo so bene, quindi adesso inizierò a tirare. Vedete ragazzi, la flessibilità, l'elasticità mentale è una delle caratteristiche fondamentali nella pesca sub. Io oggi ad esempio ho saputo adattare le mie condizioni fisiche alle condizioni del mare e questo ha permesso che io potessi pescare. La tecnica è qualcosa che non si dimentica. Una volta acquisita non la dimenticherai più. Potranno passare anche diversi anni senza poter immergerti, ma quando metterai la testa nuovamente giù, tutto ti risulterà in maniera naturale. Farai tutto come se l'avessi fatto senza mai interromperti. Nel cuore caldo del profondo sud. Ehi, Huck e Jim in barca vanno sul Mississippi. E bianco Huck e nero e Jim, ma amici per la pelle, fanno tutto a metà. Mille avventure contro i caimani nelle paludi tropicali, sabbie mobili che sbarrano la via. La tecnica è qualcosa che una volta acquisita non si perde, ma forse la mira sì, ed è arrivato il momento di testare quali siano le mie condizioni attuali.
ragazzi, pubblicare un video con solo 2 pesci presi potrebbe sembrare ridicolo, vero? Ma quello che penso io, lo sapete cos'è? È che tutto va rapportato in relazione alle condizioni in cui ci troviamo in quel determinato momento. Condizioni fisiche, mentali. Per me oggi, ragazzi, essere sceso nuovamente in acqua in quest'anno difficilissimo a livello di salute, a livello fisico, è stata l'ennesima vittoria, perché quest'anno è stato condizionato, ragazzi, è stato un anno di merda. Per quanto riguarda la salute, di merda. Ho passato oltre 6 mesi in malattia, infortuni, frastagliati, no? Nel vario anno. Tornavo a pescare, mi dovevo fermare, tornavo a pescare, mi dovevo fermare. E questo è stato l'ennesimo ritorno di Elbanana, e portare a casa 2 pesci e risparmiarne non so quanti, almeno 2 saraghi erano della stessa grandezza di questo, e un cefalo pure, della stessa grandezza di questo cefalo preso, ma poi lo sapete come sono. Sto lì, dico tiro, non tiro, è di taglia giusta, non è di taglia giusta, preferisco invece che uccidere il pesce farlo andare via, ma poi mi sono accorto che era di taglia buona. Va bene, e tanti altri l'ho risparmiati. Quindi scendere in acqua dopo tanto tempo e non avere la frenesia di tirare a tutto quello che mi veniva davanti per sentirmi grande, per sentirmi nuovamente me stesso, per me è stata una vittoria, perché non mi posso sentire grande con i piccoli, non mi posso sentire grande tirando fuori dall'acqua dei pesci non di taglia. Mi vergognerei, vi giuro che mi vergognerei. Vedo se sono tornato me stesso, se sono lo stesso di sempre, ma con i pesci di taglia, se mi capita l'occasione, se il mare mi regalerà l'occasione. Ed è quello che abbiamo fatto oggi, ragazzi. Io sono felice di portare questa cena a casa, nonostante le mie condizioni fisiche. Avete visto, all'inizio ho scelto di pescare col sole frontale, ma in controcorrente, perché mi piace pescare in controcorrente, così la plancetta sta dietro, non si butta addosso, eccetera eccetera. Ma non riuscivo nemmeno ad ossigenarmi, perché andando in controcorrente non riuscivo a stare in apnea, nonostante stessi adottando la tecnica forchetta, che richiede apnee brevissime. Non riuscivo, ragazzi. Quindi ho scelto di andare a favore di corrente, di farmi trascinare senza pinneggiare, perché le mie condizioni fisiche queste erano. Andavo in affanno subito, di farmi trascinare e andare a zig zag, magari per evitare che la plancetta si buttasse addosso. È stata l'arma vincente. Ho saputo adattare oggi, e di questo sono veramente felice, le mie condizioni fisiche pessime alle condizioni del mare. Bisogna essere elastici, ragazzi. Vabbè, che vedevo di più, raga. So benissimo che tutti coloro che mi seguono con amore, con passione, saranno felicissimi della pubblicazione di questo nuovo video, perché ora è 3 mesi e mezzo che non pescavo, raga, è da metà aprile, quindi sarete felicissimi di questo video. E non contano i 2 pesci, non contano 3 pesci, 5 pesci, 1 pesce, conta condividere l'avventura appena trascorsa con gli amici che nutrono la stessa passione, e quindi trasmettere l'esperienza e magari quel poco di sapere che uno ha. E quindi, ragazzi, che vedevo di più? Buon mare a tutti, buon proseguimento d'estate e alla prossima! Speriamo il prima possibile. Ciao! A-H-E-G nel cuore caldo del profondo sud. A-H-E-G, il mar cavallo sul Mississippi. E bianco A, e nero e G, ma amici per la pelle fanno tutto a metà. 1000 avventure